Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video del vostro Ryukin. Quest'oggi andremo a rispondere ad una delle domande più gettonate di questo hobby, ovvero quanti pesci posso mettere nel mio acquario? Beh, prima di rispondere però voglio ricordarvi di iscrivervi se ancora non l'avete fatto, perché il 97% delle persone che guardano i miei video non è iscritta. Quindi per favore, per darmi una grande mano e portare contenuti di qualità, iscrivetevi. Allora, questo è il primo video di una serie che vorrei fare qui sul mio canale, ovvero rispondere alle domande più frequenti. Perciò se avete altre domande oltre a questa, sbizzarritevi nei commenti e io cercherò di rispondere ovviamente alla domanda o con più like oppure alla domanda che vedrò fare più spesso, con più frequenza. Allora, adesso andiamo subito al sodo e cominciamo con il video. Allora, diciamo che non c'è una vera e propria risposta a quanti pesci si possono mettere in un acquario, perché questo dipende da 4 fattori principali, ovvero dalle vostre abitudini, dai pesci che volete prendere, dal filtro che avete, dal sistema di filtraggio che avete e dal numero di piante che avete nell'acquario. Allora, adesso li andremo ad analizzare uno ad uno e alla fine del video vi fornirò, diciamo, una tabella con tutti i valori dei pesci più comuni in cui vi dirò il litraggio che più o meno va bene per ogni singola specie. Ovviamente non dovete dare per oro colato tutto quello che dico, infatti i miei sono più dei consigli che tengo a darvi per la mia esperienza che mi sono fatto nel corso degli anni. Allora, adesso andiamo ad analizzare il primo fattore, ovvero le vostre abitudini. Allora, ovviamente il numero di pesci che potrete inserire all'interno della vostra vasca sarà direttamente proporzionale al tempo che dedicate al vostro acquario, ovvero più un acquario è curato, più controllate i valori dell'acqua e state attenti a tenerlo tutto equilibrato, più potete essere propensi a mettere più pesci in vasca. Invece se credete che l'acquario debba essere soltanto un contorno per il vostro salone o per la vostra camera da letto, diciamo, un oggetto messo lì come soprammobile di bellezza che pulite ogni tanto quando avete tempo e voglia, ovviamente vi consiglio di mettere un numero di pesci minore perché potrete garantire meno attenzione a quest'ultimo. Allora, il secondo punto invece riguarda la tipologia di pesci che volete inserire. Ovviamente esistono diverse specie ed ognuna ha i suoi bisogni. Per esempio questo pesce che vedete in alto a sinistra si chiama Betta splendens e vive in vasche che devono essere non più grandi di 30-40 litri e per questo per lui vanno bene acquari piccoli. Quelle più in basso che vedete sono dei crostacei, si chiamano caridine, vanno sempre in acquari piuttosto piccoli. Invece quella a destra, come potete vedere, è un pesce rosso che non va tenuto assolutamente in bocce, quindi bisogna studiare in base alla specie di pesce che volete acquistare le proprie necessità, le necessità di quel pesce, per farlo vivere al meglio. Ovviamente se non siete in grado di dare le giuste attenzioni ad una determinata specie, io vi consiglio di cambiare specie. Per esempio se volete un acquario con dei discus, però non potete comprarvi acquari che vanno oltre i 200 litri, vi consiglio di cambiare specie di pesce. Oppure se avete un 30 litri e volete metterci dentro un pesce rosso, non vivrà mai bene, perché è come mettere in una stanza di 2 metri per 2 una persona e purtroppo la fine che farà è già scritta. Per questo, anche in base alle proprie capacità anche economiche, bisogna vedere che tipo di pesce sia meglio per noi. Ovviamente questo discorso andrebbe fatto anche per i valori dell'acqua, ovvero se vedete che avete un'acqua tendente all'acido, vi consiglio magari di allevare dei betta piuttosto che dei pesci rossi che vogliono un'acqua più tendente al basico. E detto questo, ognuno deve appunto calcolare cosa può offrire e se non può offrire le giuste attenzioni ad una determinata specie, meglio non comprarla per non farla soffrire inutilmente. Allora, il prossimo punto è il filtraggio. Infatti, se abbiamo un filtro più potente, potremmo sicuramente avere più pesci perché il nostro acquario, il nostro ecosistema avrà un equilibrio più saldo. Quindi avendo un equilibrio più saldo potremo inserire più pesci. Ci sono delle specie che inquinano molto l'acqua, producono molti nitrati, come per esempio gli orando e i pesci rossi. Infatti per questi ultimi serve un filtro sovradimensionato. Ora non dico che se in un acquario da 30 litri mettete un filtro
da 1000 litri potete metterci dentro una balena. Ovviamente i rapporti vanno fatti in maniera equilibrata, quindi se in un 100 litri mettete un filtro con una pompa di 500 litri ora, ovviamente qualche pesce in più potrete metterlo. Assolutamente non bisogna sovradimensionare il filtro per mettere più pesci, bisogna sempre mantenere un equilibrio, perché alla fine questo hobby non è fatto per avere più pesci possibili dentro l'acquario, ma è fatto al fine di garantire la maggior qualità di vita possibile ai nostri pesci e farli vivere bene ed in salute. Il prossimo fattore che influenza il numero di pesci che possiamo mettere all'interno dei nostri acquari è sicuramente quello delle piante. Ovviamente adesso alcune persone diranno: e che c'entra il numero di piante con il numero di pesci? Allora, le piante ed i pesci creano un equilibrio biologico perché i pesci producono nitrati, ovvero sostanze tossiche, e le piante le depurano, si nutrono, diciamo, di nitrati, detto volgarmente. Non è proprio così, però li abbassano di molto. Perciò, se abbiamo un acquario con un buon filtraggio altamente piantumato, potremmo inserire un numero di pesci maggiore. E questo perché si andrà a creare un equilibrio biologico e quindi i nitrati prodotti dai pesci saranno poi consumati dalle piante. Ovviamente vi consiglio piante a crescita rapida come la Limnophylla sessiflora oppure Leggeria densa. Su di questo ho fatto un video, magari vi lascio un link in descrizione. Allora ragazzi, adesso andrò a dirvi quanti pesci possiamo mettere dentro al nostro acquario per specie. Partiamo dai più famosi, ovvero i pesci rossi. Beh, i pesci rossi diventano veramente giganti, come quello che avete visto che vi ho messo nelle altre foto. E per questo hanno bisogno di acquari che superino almeno i 150 litri. Questo si parla per i pesci a coda singola. Invece gli oranda, questi che vedete in alto a destra, che sono un po' cicciottelli e che allevo da diversi anni, li ho sempre allevati con successo sfruttando la regola di 75 litri iniziali più 30 litri per ogni pesce. Anche loro richiedono spazi molto grandi perché sporcano molto l'acqua. E poi abbiamo i Beta Splendens, conosciuto anche con il nome di pesce combattente, e abbiamo a sinistra le femmine e a destra i maschi. Allora, i maschi non vanno mai tenuti insieme e necessitano di acquari piccolini, da 20-30 litri, sviluppati più orizzontalmente che verticalmente, perché il loro spazio di nuotata è più laterale, diciamo, che verso l'alto o verso il basso. E allora per i betta maschi vanno lasciati da soli in acquari di 20 e 30 litri e staranno benissimo perché non hanno bisogno di compagni, anzi tenderanno ad uccidere i propri compagni. E le femmine invece possono essere allevate in gruppi, per esempio da 5 esemplari in acquari di più o meno 70-80 litri perché possono diventare territoriali. Maschio e femmina non vanno mai tenuti insieme, possono essere tenuti insieme solo durante il periodo dell'accoppiamento in cui il maschio andrà a fare il nido di bolle. Superato quel periodo però tenderanno ad uccidersi come fanno con tutti gli altri pesci. Nella nostra carrellata di specie non poteva certo mancare il pesce guppi, chiamato anche il pesce milione per la sua riproduttività. Allora, diciamo che i guppi possono essere allevati da acquari che vanno dai 40 litri in su, meglio 60, e il rapporto tra maschio e femmina deve essere un maschio ogni 3 femmine, perché altrimenti il maschio andrà a stressare la femmina. Io vi consiglio di partire da acquari da 60 litri in cui ne potrete tenere circa 6, ma questo perché sono molto prolifici. Per questo le femmine saranno sempre incinta e se partite da 6 guppi potete ritrovarvi molto facilmente anche a 50-60 esemplari. Poi abbiamo i neon. I neon sono pesci da branco molto famosi e conosciuti per i loro colori molto particolari. Allora, diciamo che vi do come base che in 40 litri possono esserci circa 10-15 neon. Questo vale anche per le rasbore, per le pepitelle, conosciute anche come pesce fiammifero. Sono pesci molto tranquilli e amano vivere in gruppo. Appunto tenete come regola, diciamo, che per i pesci piccoli per ogni centimetro del pesce servono almeno 2 litri, così state in cassaforte. Allora, le prossime specie in lista sono una grande contrapposizione, infatti abbiamo i piccolini, i gamberetti e i giganti, ovvero discus e scalari. Allora, le caridine, che qui l'ho scritte caridine perché la gente le conosce così, ma in realtà sono Neocaridina davidi, che sono varietà che possono essere più colorate, sono dei piccoli crostacei
di acqua dolce che possono vivere in acquari a partire dai 30 litri in su, anche se sono molto prolifiche. Infatti nel mio acquario sono partito da una colonia di circa 10 esemplari e piano piano sto arrivando a 50-60 esemplari. E ovviamente non c'è una vera e propria regola per le caridine, perché possono stare in piccoli acquari e possono essere veramente tante. Diciamo che quando cominciano ad essere troppe è meglio iniziare o a darle a degli amici, oppure si possono comprare acquari leggermente più grandi, ovviamente non andare sopra i 60 litri, perché vedere tipo caridine in 200 litri non so quanto sia producente, magari comprare tanti piccoli acquari. Allora, queste a destra, in cui ho scritto sulla mano, si chiamano così dal nome del loro scopritore, nonché fondatore di questo hobby, Takashi Amano. Sono conosciute con il nome di caridine multidentate oppure caridine giaponiche. Di solito queste caridine sono molto più grandi e possono diventare aggressive nei confronti di queste caridine, delle neocaridine più piccole. Per questo si consiglia di metterle insieme solamente se le caridine sono in un numero molto maggiore. Le caridine multidentate, appunto Yamano Shrimp, sono molto utili per pulire le alghe. Infatti puliscono praticamente tutti i tipi di alga. E di solito il loro rapporto deve essere una ogni 5 litri e stanno veramente bene e sono molto utili per la pulizia. Diciamo che sono un set di spazzini basilare per ogni tipo di acquario che andrà sempre bene. Allora passiamo ai discus, chiamati anche pesce disco, pesci molto conosciuti appunto per la loro bellezza e la loro particolarità di tutti questi colori. Allora, essi necessitano di acquari molto grandi, diciamo che devono partire almeno da 200 litri. Io vi consiglio e vi do come base che in un 300-350 litri possono esserci tra i 6 agli 8 discus, quindi valutate voi. Diciamo che in un 200 litri ne potete tenere all'incirca 4. E ovviamente poi bisogna vedere che esigenze avete, se potete permettervi acquari più grandi o più piccoli. Poi abbiamo i scalari, conosciuti anche come angelfish, pesci angelo appunto, e per loro la regola è di tenere 2 scalari in 100 litri. Un buon layout per un 100-130 litri sarebbe 2 scalari e 20 neon, e state veramente bene perché avete creato uno scenario veramente gradevole. Per ultimi, ma non per importanza, vi do 2 specie di pesci pulitori, diciamo, spazzini, che sono i Corydoras, che sono pesci da fondo che amano stare in gruppo, e vi consiglio di tenerli 4 o 6 in circa 60-70 litri. E poi abbiamo gli Otocinclus, che invece possono essere in acquari un po' più piccoli, però vi consiglio sempre di partire da almeno 40 litri, e diciamo che il rapporto è più o meno lo stesso dei Corydoras, ovvero 6-8 esemplari in 70-80 litri. Infine, l'ultima specie di pesce di cui vi vorrei parlare sono appunto i pulitori a ventosa. Sì, esatto, questo è un pulitore a ventosa, sono quei piccoli pescetti che vedete attaccati al vetro, che ve li vendono come piccoli, ma sappiate che raggiungeranno queste dimensioni. In realtà in un acquario non le raggiungeranno mai perché saranno indotti a nanismo, però io ve li sconsiglio perché come ho detto già prima, per pulire il vostro acquario potete usare degli Otocinclus, dei Corydoras oppure delle caridine multidentate, e sono pesci molto territoriali che diventano molto grandi e possono diventare molto aggressivi, quindi io a prescindere ve li sconsiglio. Se li volete tenere vi consiglio di tenerne uno in un acquario di almeno 200 litri. Ovviamente esistono anche diverse varietà di Ancistrus e Pleco, che sono varietà più particolari che rimarranno, che avranno dimensioni ridotte. Però io vi consiglio di restare sul sicuro e comprare Otocinclus e Corydoras e caridine multidentate. Allora ragazzi, mi auguro che il video possa esservi stato utile. Qualsiasi domanda, dubbio o perplessità, mi raccomando, scrivetemi nei commenti. E niente, io vi auguro una buona giornata e noi ci vediamo al prossimo video.